Amici di Res Bellica, oggi parliamo della cavalleria tarantina nel III secolo a.C., il periodo della Seconda Guerra Punica. Durante la Seconda Guerra Punica, Taranto era già sotto il dominio di Roma e vedeva al suo interno la presenza di una guarnigione romana. Tuttavia, a causa di un incidente diplomatico in cui vide giustiziati i propri ostaggi presenti all'interno dell'urbe, Taranto decise di cambiare schieramento e aprì le porte ad Annibale. Se all'inizio aveva fornito sicuramente contingenti di cavalleria ausiliaria agli eserciti di Roma, allo stesso modo fornì cavalleria ausiliaria all'esercito di Annibale durante il tentativo di rompere l'assedio di Capua. La cavalleria tarantina nasce nel V secolo a.C. in risposta a una grossa sconfitta che la città di Taranto subì ad opera dei nativi locali, gli Apigi, i loro inveterati nemici dai tempi della fondazione della città. In seguito a questa sconfitta, la città di Taranto sviluppa una cavalleria leggera, probabilmente ispirata alle modalità di combattimento delle cavallerie italiche. Questa cavalleria è basata sull'aristocrazia locale, diventa quindi il vanto e l'onore della città al punto da diventare il simbolo stesso della città. Infatti i cavalieri tarantini vengono rappresentati sulle monete coniate a Taranto. Nel IV secolo a.C. La cavalleria tarantina raggiunge il proprio apice per cominciare poi a declinare proprio durante il III secolo e per scomparire definitivamente dalla scena storica con l'inclusione di Taranto e della Magna Grecia nella sfera di dominio romana. Nel periodo dell'avventura pirrica, il successo della cavalleria tarantina è tale da indurre anche i greci in seguito, probabilmente proprio sull'esempio della cavalleria tarantina, a modificare le proprie tattiche e il proprio armamento. Infatti, fino al periodo delle guerre di Pirro in Italia, la cavalleria greca non ha mai utilizzato lo scudo per proteggersi. Infatti anche nell'avventura di Alessandro Magno e dei Diadochi, dei suoi successori, la cavalleria è sempre corazzata ma mai dotata di uno scudo. Invece la cavalleria tarantina, molto probabilmente come dicevamo prima sull'esempio di cavallerie italiche, è una cavalleria leggera, una cavalleria che non ingaggia il combattimento nel corpo a corpo, ma si protegge esclusivamente con lo scudo. Infatti vediamo che non indossa nessun tipo di armatura o di altra protezione. Lo scudo che viene impiegato è una versione sicuramente più piccola e più leggera dell'aspis argivo, ovvero lo scudo dell'oplita, del fante pesante greco. Questo lo vediamo dalle raffigurazioni appunto delle monete tarantine che ci rappresentano spesso il cavaliere in procinto di compiere delle prodezze equestri, probabilmente in occasioni di dimostrazioni atletiche delle agilità, appunto delle capacità della cavalleria, e notiamo che hanno sempre questo, appunto, questo scudo sul modello oplitico ma di dimensioni ridotte. Questa è la nostra riproduzione, è una sperimentazione. Abbiamo riprodotto uno scudo dalla profondità molto ridotta per far sì che l'ingombro dello scudo interferisca il meno possibile con la necessità di impugnare contemporaneamente i giavellotti e le redini e quindi con la conduzione del cavallo. Vedete che una profondità eccessiva dello scudo avrebbe fatto sì che il braccio sinistro si trovasse molto all'interno dello scudo e quindi con una ridotta capacità di maneggiare gli altri strumenti. Per quanto riguarda l'abbigliamento, facendo riferimento alla ceramica apula contemporanea o leggermente precedente, principalmente del IV secolo, si può notare come cavalieri e guerrieri vengano sempre raffigurati con abiti in tintunita, monocromi, senza decorazioni, spesso con tuniche o bianche o rosse e mantelli sempre o rossi o bianchi in contrasto con il colore della tunica, mentre i guerrieri indigeni locali vengono spesso rappresentati, anzi vengono sempre rappresentati con tuniche molto decorate e variopinte.
proprio per evidenziare la moda locale, quella italica appunto, decisamente diversa da quella greca del periodo. Quindi sulla base di queste fonti iconografiche abbiamo ricostruito l'aspetto del cavaliere. Per quello che riguarda le tattiche di impiego di questa cavalleria ci aiutano anche le fonti che in alcuni accenni descrivono come combattevano. Decisamente però parla già in maniera fondamentale l'armamento. Dato che non è mai raffigurata un'arma da fianco nell'equipaggiamento del cavaliere, possiamo dedurre che questo cavaliere fosse destinato sempre ad un combattimento a distanza e non ingaggiare mai il nemico a distanza ravvicinata. In pratica, la migliore difesa era la ritirata, cioè la cavalleria avanzava verso il nemico, scagliava i propri giavellotti durante una conversione a destra, quindi presentando il lato dello scudo al nemico, e successivamente compiva una volta completa, cioè in pratica descriveva un cerchio sul campo di battaglia per ritornare nella stessa posizione di attacco e scagliare un secondo giavellotto. Infatti vengono sempre rappresentati con 2 giavellotti in mano, quasi sempre. Naturalmente, se questa era la funzione principale o anzi esclusiva del cavaliere tarantino, è ovvio che molto probabilmente avrà avuto assistenti sul campo di battaglia che gli rifornivano di ulteriori giavellotti, di ulteriori armi da lancio per continuare la propria azione bellica, la propria azione offensiva. Nel III secolo a.C. compare come emblema ricorrente sugli scudi dei cavalieri tarantini rappresentati sempre sulle monete coniate a Taranto la stella macedone a 8 punte, che appare a partire dalla spedizione di Pirro in Italia e che probabilmente viene diffusa proprio in quell'occasione e va a sostituire il simbolo del delfino, simbolo della città di Taranto, che veniva utilizzato fino ad allora. L'unica protezione utilizzata dal cavaliere, oltre allo scudo, è l'elmo. In questo caso si tratta di un elmo di tipo attico ellenistico, entrato in vigore durante il III secolo, sempre ovviamente seguendo l'ispirazione degli eserciti dei successori di Alessandro Magno, che allora andavano per la maggiore nello scacchiere mediterraneo, e va, diciamo, a sostituire quello che fino al IV secolo era stato l'elmo simbolo delle cavallerie macedoni ed ellenistiche, ovvero l'elmo beotico. Bene, ringraziamo anche oggi Siwa per essersi prestata a questo video sulla cavalleria antica. Se volete approfondire l'argomento, vi consigliamo Roma contro Cartagine volume 2, trovate il link nella descrizione del video. Alla prossima!